Ben ritrovati a tutti, carissimi amici di Radio Rossonera. Ormai poche ore, pochi giorni alla fine dell'anno. E come si faceva un tempo, quando le trasmissioni finivano in TV, si diceva: ma come è andata a finire quella storia? 6 mesi dopo, come sarà? E noi ora facciamo esattamente questo. Tantissime storie, le vedrete, di tantissimi obiettivi del Milan di calciomercato, 6 mesi dopo, ovvero adesso non li ho contati, ma saranno almeno 30-40 nomi di mercato e vediamo un po' se abbiamo fatto bene a lasciarli andare, se abbiamo fatto bene a non prenderli, se invece abbiamo fatto male a non insistere su quel giocatore, oppure, rammarico finale, qualcuno è sfuggito, ce l'hanno soffiato e invece sta andando bene. Enrico Boiani, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È stato un anno ricco, denso direi, di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di riscatto. Vi abbiamo accompagnato per tutta l'estate, dalla Madonnina con le visite mediche, vi abbiamo accompagnato anche, insomma, nella lunga sessione che ha portato 10 giocatori nuovi al Milan. Vi accompagneremo tra pochi giorni, pochissimi giorni, con il mercato invernale, che vedrà comunque il Milan protagonista, soprattutto in difesa, vedrà il Milan protagonista anche magari con un attaccante, però è giusto anche fare un punto. Vi do un piccolo spoiler: molti meno male che non sono arrivati. Su qualcuno magari c'era da fare qualche pensiero in più, ma la maggior parte sono pericoli scampati, ti direi, fino a questo momento per ora. Poi chissà che le cose non possono andare diversamente. Devono andare diversamente le cose invece in questo video. Il modo è solo uno: mettere like e iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto. Arriviamo a 1000 like per questo obbligo di riscatto speciale. Soprattutto diteci la vostra nei commenti, ve lo dico adesso ma vale per la fine della puntata. A fine puntata ci dite il vostro rimpianto di tutti questi nomi che elencheremo. Qual è? Cioè, vale solo un nome, ve lo preannuncio, non potete scriverne due o tre. Non Scrivete troppo. un nome di tutta la lista che abbiamo, che è il vostro rimpianto. Partiamo dagli attaccanti, dai, che è poi il piatto forte, e poi ci lasciamo per ultimi i trequartisti, centrocampisti e difensori. Gli attaccanti sono stati tantissimi i nomi che ci sono stati accostati, qualcuno trattato, qualcuno in realtà no, qualche nome in realtà è semplicemente passato soltanto per qualche giorno alle cronache dei quotidiani, e invece qualcuno no, qualcuno c'è stata una vera e propria trattativa, eppure non sono arrivati. Partiamo subito, li ho messi in ordine puramente alfabetico, così nessuno diciamo così, ha qualche problema di importanza, eccetera. Andiamo via veloci. Marco Arnautovic, 13 presenze, 0 gol, un assist, 2 infortuni, e diciamo che non sta andando particolarmente bene. Sì, non sta andando benissimo, così come in realtà non sta andando benissimo nemmeno quello sulla sua linea a fianco, che è Moise Kean. 12 presenze, anche per lui ancora non ha inciso, se non con i gol che gli hanno annullato, anche se la Juventus, diciamo che ha forse trovato più gioco o più idee quando Kean era in campo rispetto che quando lo era Dusan Vlahovic. Due nomi che direi è bene che sia così, che sia andata così. Arnautovic sì, ha uno score che non è troppo diverso da quello di Jovic, anche se Jovic magari ha inciso già un pochino di più, nonostante le poche aspettative, però direi che non ci strappiamo i capelli per questi due, ecco. No, 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 assolutamente no. Moise Kean in realtà ci è costata Milan-Juventus in tutto ciò, ma vabbè, Eh andiamo già. avanti. Con l'espulsione a Malik Ciao. Balogun, 14 presenze, 4 gol, 4 assist, annata discreta ancora per Balogun, niente di eccezionale, però quantomeno adesso magari qualcuno di voi è già andato oltre e si è visto un po' i dati degli altri, uno dei meno peggio per paradosso. Dall'altra Sì. parte c'è Romelone Lukaku, che in 13 presenze ha fatto 12 gol, se non ricordo male sono 7 campionato, 5 in Europa League, con 2 assist, e diciamo, Romelu l'impatto alla Roma lo ha dato. Ma che Lukaku impattasse in Serie A era forse il nome più scontato, ecco, il nome più scontato, perché
ce lo si poteva aspettare, ecco, meno da Balogun che non sta brillando, è forse quasi più un comprimario di un Monaco che comunque sta facendo un'ottima Liga per ora. Oltre Armando Broja, che tanti dei nostri ascoltatori caldeggiavano in un paio di sessioni di mercato, sia quella invernale scorsa che l'estiva, sta giocando poco, molto poco, anche a livello di minuti, 9 presenze, un gol e un assist. Così come sta giocando molto poco quest'anno Rafa Mir, uno degli ultimissimi obiettivi di mercato, una volta che l'ha sfumato Taremi, avevamo provato anche a bussare al Siviglia per Mir, Siviglia che non ha aperto la porta perché non aveva sostituto nelle ultime ore, ma non lo sta facendo giocare. 10 presenze con basso minutaggio, un gol e 0 assist. Potremmo andare oltre. Sì, ti direi che al Siviglia è anche difficile poi spodestare in Nesiri. Siviglia che comunque ha già cambiato allenatore più volte, non sta affrontando la sua miglior stagione. Sorvolerei così, Simo, come sorvolerei anche su Patson Daka, che onestamente è stata un'idea delle ultime ore. È ancora in Championship perché non si è mosso da lì. È ancora un prospetto Daka, perché ancora di margini ne ha, di anni davanti di carriera pure, però ecco, anche qui non mi strapperei le vesti. Alvaro Morata sta facendo bene invece. 21 presenze, 13 gol, 3 assist, spalmati quasi equamente tra Champions e campionato. Sta andando bene Alvaro. Sta andando bene. Io aggiungo una cosa, i numeri sembrano descrivere Morata come un attaccante, diciamo, super in forma in questa stagione. Lo è, non sto dicendo che non lo sia, perché di fatto lo è. C'è da dire che con Griezmann a fianco è abbastanza semplice, è molto semplice fare certe cose, però bravo lui perché comunque sta dando continuità a quelle che sono state poi anche le scorse stagioni e sta segnando anche un pochino di più, ti direi, rispetto agli anni passati. Andiamo via veloci su David, perché ne abbiamo parlato praticamente anche in questa parte di autunno, visto che il suo nome è stato ancora una volta attribuito a cronache di mercato Milan. 16 presenze, 5 gol e un assist, una stagione del Lille che non sta decollando e lui ne è un po' travolto dalla situazione. Matteo Reteghi invece aveva iniziato bene, poi forse perché era stato avvicinato al Milan si è infortunato un po' troppo spesso e quindi è andato incontro a una seconda parte prima parte, scusate il gioco di parole, di stagione non particolarmente positiva, complici tanti infortuni. Lo stesso vale per Boulaye Dia, Harry, che è iniziato male anche per vicende extracampo, perché voleva partire, non è partito, è rimasto un po' controvoglia, eccetera. Ha messo insieme 4 gol, ma poco altro. Sì, sono d'accordo, sono due giocatori che hanno più o meno lo stesso numero di gol, uno partito bene, poi si è fermato, l'altro partito controvoglia, poi qualcosina l'ha combinata. Io Simo sorvolerei e passerei oltre sia Ekitike che Veliz, che ancora sono giovanissimi e soprattutto non hanno fatto veramente nulla. Taremi con il Porto pure 20 presenze, 5 gol e 3 assist, era dato per certo partente, anche lui è rimasto, qualche contributo, qualche aiuto l'ha dato, ma nulla di eccezionale. Arriviamo ai due nomi principali degli attaccanti. Il primo è Santiago Jiménez del Feyenoord. Guardate che numeri, ragazzi, 20 presenze, 20 gol e 5 assist. Ha anche vinto, se non sbaglio, in un paio di occasioni, non so se una o due, il giocatore del mese dell'Eredivisie. Questo forse siamo ancora in tempo per prenderlo, volendo. Non sta andando ancora diciamo, nello spazio degli attaccanti a cifre proibitive. E gioca sempre nel Feyenoord, non gioca in uno dei top 5 campionati europei, però è un nome indubbiamente tra i più interessanti insieme a quello di Gyökeres, che non è in questa lista perché non è mai stato accostato al Milan, ma che vi avevamo anche consigliato in una mattina al mercato. Dicevo, uno degli attaccanti un pochino più diciamo in tendenza, no? Così si può dire, un pochino più in forma anche. Thuram, io lascio a te mentre torniamo in studio con quegli 8 gol e 10 assist.
Henry, che dire, sta facendo bene, è innegabile, ha dato un gran contributo all'Inter ed è innegabile. Un pensiero mio personale, al Milan probabilmente non avrebbe fatto tanto, per come Mm, gioca il Milan, per come rende la nostra prima punta centrale, perché per me è molto più disegnato per giocare insieme a un altro attaccante come fa con Lautaro, piuttosto che da solo in mezzo a due esterni. Diciamo che sì, per rimpiantino, sì, ci può stare. Cioè, mm. dopo Giroud avere Thuram sarebbe stato altra cosa, ovviamente. Io il tentativo, il Però, try gliel'avrei dato, se ovviamente. così si può dire. E col senno di poi, per quanto mi stia antipatico, perché mi sta veramente antipatico e mi dispiace, magari in realtà è una persona buonissima, non lo so, avere un Romelu Lukaku ti avrebbe fatto la differenza, perché in Serie A i suoi gol li fa sempre e anche giocando da solo, perché un attaccante Mm. che fa reparto da solo, che manda anche in porta spesso Dybala o comunque gli altri giocatori della Roma, avere un attacco con Pulisic, Lukaku e Leao, con Giroud come diciamo jolly da spendere e da centellinare per i big match. Tra gli attaccanti io come rimpianto, tra virgolette, Mm. prendo Romelu Lukaku, che comunque è sempre ogni tanto acciaccato, non so da noi quanto avrebbe giocato anche dal punto di vista fisico, però mi prendo lui. Scusa un secondo, la rimetto per fare un conto. 2, 4, 6, 8 per 2, 16. 16 nomi e poi è arrivato Luka Jovic. Perché No, questo no, no, non per altro, perché adesso in realtà, no, perché per un posto c'è il vice Giroud, 16 nomi diversi e forse qualcuno è rimasto pure fuori. Trequartisti esterni invece, che alla fine ne abbiamo presi tre, tra Okafor, sì, Pulisic e Ciukwueze. più Luca Altri Romero a zero. più Luca Romero, quindi insomma, in realtà altri nomi li vedete in grafica. Oddio, non sta andando praticamente bene nessuno. Perché Ottavio è andato a prendere i soldi dall'Al Nasr, bontà sua, arrivederci. Beato Arda lui. Güler non è mai entrato ancora nel Real Madrid, complice anche un infortunio iniziale in estate che l'ha tenuto fuori per parte dell'inizio di stagione. Isaac nella Lazio, che io onestamente pensavo potesse dare una mano, perché lì a destra, insomma, Felipe Anderson ogni tanto concede la possibilità a qualcuno di giocare al suo Sì. posto, non è un intoccabile come potrebbe essere magari lo Zaccagni della situazione. E invece 14 presenze, 0 gol e un assist. Lindstrom, che pensavo ancora di più potesse far meglio onestamente, e qui mia colpa, invece su Lindstrom ci avrei puntato anch'io. 12 presenze, 0 gol, 0 assist e soprattutto due allenatori che non la vedono, né quello di prima né quello dopo. Eh già, Né qui ha Garcia stupito né... anche a me, non so se mi sono sbagliato anch'io, cioè, probabilmente sì a questo punto, però io credo anche che non sia l'ambiente proprio più corretto per Lindstrom, Napoli, è la piazza più giusta e anche cambiare campionato così repentinamente troppo presto forse. Detto ciò, mi aspettavo sicuramente che qualcosina la facesse Lindstrom e invece proprio niente. Così come in realtà sta quasi andando in discesa Baldanzi, dopo la bella stagione dell'anno scorso, è vero che ha avuto qualche problema fisico, però non si sta ripetendo, come in realtà l'Empoli, ti direi che non è che sta facendo una stagione fantascientifica. Stendiamo velo pietoso su Adama Traoré, che ci avrebbe gasato più per esoticità che altro, anche lui sempre, sempre fuori, veramente non so, Io me li non so ricordo i cosa. nostri tifosi, quali tiro le orecchie, gasati per Adama Traoré. Ma il gasamento era per pura esoticità, ti ripeto, Eh, cioè non tanto per il livello. E Arnaud Danjuma che ti direi meno male che al suo posto è arrivato Okafor, con tutti i problemi di Okafor fisici soprattutto del caso, perché anche Danjuma in Premier League non è che stia facendo bene, anzi. Qua direi che possiamo non avere rimpianti no, e passiamo al prossimo sì. reparto. Io il punto interrogativo su Lindstrom lo tengo, cioè sul fatto che non sia questo giocatore qui, Mm. però comunque per il resto direi che vanno bene quelli che abbiamo preso, dai. Abbiamo pescato molto bene sugli esterni, niente da dire. Centrocampo, dove abbiamo fatto Reinders, dove abbiamo fatto Musa
abbiamo fatto Loftus-Cheek. Sì. Gli altri nomi che sono ruotati sono quelli di Samardžić, che poi in realtà è stato molto, 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 ma molto più vicino all'Inter, tant'è che era praticamente cosa fatta con visite e quant'altro. Una stagione un po' strana di Samardžić, forse addirittura parte direttamente già in gennaio, visto che il Napoli vende Elmas all'Ipsia, forse ha la possibilità di andare al Napoli. Comunque, Il domino fatto partire dal buon Emil Forsberg, che è andato a New York Red Bulls e ha liberato il posto all'Ipsia, che verrà preso da Elmas, che libera un posto al Napoli, che presumibilmente viene preso da Samardžić, contando che potevano anche prendere Zielinski. direttamente Samardžić, che non ritorno. Eh sì. Theon Koopmeiners è forte, niente da dire, cioè, è un bel giocatore, andava pagato nel caso se avevi Koopmeiners, però Esatto. era un usato sicuro, nel senso sapevi che avrebbe reso, dai, e sta rendendo anche quest'anno. C'è un motivo se Reinders è diventato titolare alla Z di Asmar quando hanno venduto sto Cristiano all'Atalanta, ci sarà un motivo, no? Direi che è ben visibile. Daichi Kamada, travolta anche un po' dalla stagione della Lazio, si è fatto un po' anche travolgere lui stesso, non sta andando particolarmente bene. Aveva iniziato più da titolare, adesso un po' perso il posto. Un gol e un assist e poco altro. Grujic non ne parliamo nemmeno, andiamo avanti. Frattesi, 20 presenze, quasi tutte da subentrato, o poco più. Sì. Qualcuna la titolare l'ha fatta, ma la maggior parte sono da subentrato. 2 gol e 3 assist. Più in Champions che in campionato. È ancora un po' in chiaroscuro l'inizio di Frattesi. Sì. Posso dire che da Frattesi mi aspettavo di più all'Inter. Pensavo che giocasse di più, B, pensavo che facesse anche meglio. Invece anche nell'ultima col Bologna non benissimo. Chi sta andando bene? Hjulmand allo Sporting di Lisbona, al di là del numero delle presenze, avete gol e assist, non è il suo ruolo, però sta andando bene. Sta giocando anche parecchio. Il Morten Hjulmand era una buona presa come vice di qualcuno, insomma, come giocatore da rosa ci poteva stare. Nicolas Dominguez al Forest un po' meno, ancora meno il buon Amrabat, ma non tanto per lui, ma perché lo United... Io ti direi anche per lui scelta folle per quanto mi riguarda, sarei rimasto in Serie A fossi lui. Poi ognuno decide quello che è meglio per la sua carriera, è ovvio che la Premier League è la Premier League, però ricordando che comunque è in prestito e che davanti non è che c'ha Pinco, Pallino, Tizio o Caio, c'ha Casemiro e McTominay, che non è un'ira di Dio, ma è pur sempre uno che gioca lì da anni e comunque rende anche da anni rispetto a altri che sono i problemi dello United, soprattutto dietro e qualcosina sugli esterni. Avrei evitato fossi lui di andare allo United, ma ripeto, non lo so, cioè, non avrei, fossi lui, non avrei fatto questa scelta. Poi va bene così. E per il Milan ti direi bene quelli che abbiamo preso, con Hjulmand che andavi bene, con Menez facevi forse un upgrade, ma dovevi sborsare forse troppo. Diciamo che siamo andati bene anche a centrocampo, dai, alla fine se proprio vogliamo tirarla un po' per i capelli, se ci fosse stata la possibilità e anche la volontà del Fener di mettere qualche soldino sul piatto, magari a inizio, però è andato via molto presto Hjulmand. Vabbè, no, niente, stavo dicendo una cavolata. Difensori, qui... Allora, Singo al Monaco, sta andando bene. Sta rendendo bene, ma d'altronde anche in Serie A avevamo visto che aveva delle qualità fisiche e discretamente tecniche per essere un buon giocatore, magari non una roba epocale, ma sicuramente un buon giocatore poteva esserlo. Lenglet, che tra l'altro gira e gira potrebbe tornare a essere un obiettivo tra i principali di gennaio, praticamente ha giocato solo in Conference League con la maglia dell'Aston Villa. Calafiori, che è forse il migliore in questo momento di quelli che vedete in grafica, che è partito zitto zitto al Bologna e ha sfruttato
non mi ricordo chi è che si è fatto male. Beukema forse, non mi ricordo. Si è fatto male un difensore centrale del Bologna e lui a quel punto ha preso il suo posto e non l'ha più mollato. Poi Beh, adesso comunque Beukema... O Lucumi Locumi, anche Locumi spesso si è fatto fuori. male. Ecco, era Locumi che si era fatto male. E Calafiori è diventato titolare, tra l'altro da centrale, quindi non da esterno, e sta andando molto bene. Molto bene. Esattamente quello che sarebbe servito a noi. Uno che faceva il vice Teo e che si è ritrovato a essere centrale. Incredibile. Sì, Però è col stato senno di poi è perfetto per andato noi. così. Vabbè. Vabbè. Kivior è un Diciamo altro che nome tra che... lui e Pellegrino potevamo fare altro. Eh, Kior, anche lui ha giocato poco, Henry, eh. a me continua a non convincere troppo sto ragazzo. Luca Pellegrini, che era entrato nei discorsi da Vice Teo, ha giocato pochissimo, 300 minuti, e anche lui non sta più ingranando praticamente da un po' di stagione a questa parte. Kulierakis, che tanto avevano preso i cuori dei nostri ascoltatori, sta giocando, sì, non tantissimo, devo dire la verità, al PAOK. Sta giocando, però non è uno dei titolari inamovibili del PAOK. Mm-hmm. 17 presenze e 3 gol. No, è ancora molto giovane, ancora molta prospettiva, ci può stare, dai, che un percorso di crescita non sia inamovibile, però non malissimo. Sì, qui ti direi giusto lo switch Calafiori-Pellegrino, secondo me poteva portarci qualcosina in più. È ovvio che Singo per la fascia di destra è un ottimo giocatore, non so in una difesa a 4, perché comunque è vero che al Monaco ogni tanto gioca anche lì, però comunque la difesa 4 del Milan è un po' diversa, devi essere anche per fare il terzino tecnicamente di un certo tipo, più che fisicamente, ti direi, lo stiamo vedendo sia con Calabria che con Florenzi, e quindi non so se era il più adatto, di sicuro era un ottimo giocatore. Anche qui l'unico forse ecco, micro rimpianto che possiamo avere è essere andati su un neoprofessionista come Pellegrino e non su uno che magari non a livelli altissimi, ma un po' di esperienza in più ce l'aveva, come appunto Calafiori. Harry, noi siamo arrivati in chiusura. Lo rifaremo a maggio. Qual è il Questo tuo punto. nome? Io il mio mi sono sbilanciato con Romelu Lukaku. Caspita, il rimpianto? Il rimpianto... Sì, ti direi la punta. Probabilmente se non è Lukaku poco ci manca. Guarda, ti dirò, ma anche lo stesso Jimenez, cioè nel senso comunque una punta un pochino già più consistente di Luka Jovic, al netto che comunque il Milan in attacco i gol li fa. Il problema è che ne ha presi una mezza valangata. Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo per i veri obbligo di riscatto dal 1 di gennaio in poi, o meglio dal 2 di gennaio in poi, ritorniamo a parlare di mercato. Buona fine dell'anno e a presto. A presto a tutti quanti, mi raccomando, festeggiate questa fine dell'anno, ci ritroviamo prestissimo con i prossimi appuntamenti. Ciao. Ciao.